I podcast vanno di moda. E non lo dico solo in termini dispregiativi, io sono un grande fan dei podcast, sono quasi 5 anni che li faccio. Qualche tempo fa c'era stata la moda dei video, se ti ricordi, tutti realizzavano un sacco di filmati da postare su YouTube, sul sito web, sui social network e via dicendo, talvolta con risultati entusiasmanti, spesso con risultati terribili che talvolta sono diventati virali proprio per la loro impresentabilità. In quei giorni tutti volevano fare video, quindi tutti si armavano di videocamera, di reflex o semplicemente di smartphone con Kubrick, Hitchcock, Fellini, Truffaut e Leone un po' a rivoltarsi nella tomba. E ora? Ora tutti vogliono fare podcast. Infatti fare podcast e farlo bene ha tanti vantaggi. Questa attività può anzi diventare la punta di diamante per qualsiasi attività professionale. La fruizione di podcast da parte degli utenti è semplice e immediata e può essere fatta in qualsiasi momento, anche mentre si prende la metropolitana o si corre al parco. Il podcast, infatti, è davvero mobile friendly. Seppure in voga, il podcast presenta comunque una concorrenza minore rispetto a blog o a video, soprattutto in determinati settori. Non va trascurato poi che creare dei podcast è un modo astuto per fare personal branding, con il pubblico che tende ad affezionarsi e affidarsi di un podcaster in tempi brevi, migliorando in modo estremamente efficace e duraturo la reputazione di quel brand personale. Tante persone, spinte dai tanti vantaggi che un podcast permette di avere, decidono di diventare dei podcaster, ma quanti di loro ci riescono davvero? Quanti podcast arrivano al 10°, al 20° o al 30° episodio? I podcaster anglosassoni, per riferirsi alla morte non programmata dei podcast, usano il termine pod fade. Si parla di pod fade quando un podcast inizia pian piano a produrre un numero sempre minore di episodi per poi spegnersi del tutto. Il brutto è che tantissimi podcaster continuano a negare di essere in questa situazione, persino tra sé e sé, per ammetterlo solo dopo mesi e mesi di silenzio, di frustrazione. Insomma, pochi podcast raggiungono il successo, mentre in tantissimi non vedono l'alba di un nuovo giorno, nonostante tutti i buoni propositi tipici dei primi episodi. Perché? Per quale motivo succede tutto questo? È semplice, non basta comprare un microfono figo per avere la certezza di fare un buon podcast. Per fare un podcast efficace, di qualità e destinato a durare nel tempo, ci vogliono impegno, costanza, strumenti, tempo e pazienza. Tutti sono in grado di registrare e lanciare in qualche modo qualche episodio di un podcast. Pochi invece sono capaci di gestire un podcast di successo che porti quindi a risultati sperati. Fare un buon podcast, insomma, non è esattamente alla portata di tutti, per il semplice fatto che ci sono tantissimi aspetti da tenere in considerazione per fare davvero un buon lavoro. Prima di tutto, per fare un buon podcast serve tempo. Qualcuno potrebbe persino arrivare a pensare che per realizzare un episodio da 15 minuti basti una mezz'oretta. Certo, come no. 30 minuti bastano senza contare il tempo per preparare i contenuti per l'episodio, quello per registrarlo, quello per editarlo, quello per pubblicarlo, per promuoverlo e via dicendo. Ed è questo uno dei principali ostacoli, secondo me, per i podcaster che dopo alcuni episodi si rendono conto di non voler impiegare il proprio tempo per quell'attività, come in passato magari hanno deciso di non impiegarlo per la gestione di un blog. Certe volte è proprio una questione di contenuti, che possono essere magari troppo noiosi, male organizzati, magari non interessanti per il pubblico. E in quel caso che cosa succede? Che a uccidere il podcast è proprio la noia, che si traduce in un'assenza di ascoltatori e quindi in una triste e anonima scomparsa in solitudine di un podcast non apprezzato. Non si può infatti trascurare il pubblico. Prima ancora di pensare ai contenuti, alle tecniche, alle tecnologie, bisogna pensare agli ascoltatori. Chi è il tuo ascoltatore? Che cosa vuole? Che cosa sa e che cosa non sa? Quale formato potrebbe preferire? Ogni quanto è disposto a prestare orecchio alla tua voce? Spesso i podcast non hanno un pubblico perché fin dall'inizio non si è deciso quale doveva essere la propria audience. O ancora non si contano i podcast che sono stati chiusi prima del tempo per mancanza di originalità. Un podcast per avere successo deve essere originale e quindi presentare al pubblico qualcosa di nuovo, dei contenuti nuovi non trattati da nessuno, o dei contenuti che qualcuno ha già trattato ma presentati in modo differente, o con uno stile diverso. Fondamentalmente un podcast che ripete quanto detto da altri, magari negli stessi termini, è un podcast inutile, che dunque non ha alcun motivo di esistere. E poi ci sono dei buoni podcast che pur avendo tutte le carte in regola non incontrano il successo sperato e quindi vengono cancellati.
Spesso questo accade perché magari è stato fatto un lancio in sordina, magari effettuato da qualcuno inesperto che non sa quanto sia fondamentale questa primissima fase, tenendo conto di come funzionano gli algoritmi e i meccanismi dei vari portali che ospitano i podcast, come per esempio Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eccetera. È proprio in base agli ascolti, ai download e alle interazioni con i primissimi episodi di un podcast che viene deciso il suo destino a breve e a lungo termine. Quindi molto meglio non commettere errori proprio in questa fase. E poi ci sono tanti altri motivi che condannano un podcast, come per esempio l'incapacità di gestire la voce, che può così risultare persino fastidiosa all'ascoltatore, oppure la scarsa qualità della registrazione che rende difficile o persino impossibile ascoltare e comprendere il podcast. E che dire dell'impazienza di tanti podcaster che dopo pochi episodi, non avendo raggiunto il pubblico desiderato, decidono di aver già investito fin troppo tempo in questa attività. L'ho detto prima e te lo ripeto adesso, i podcast non sono alla portata di tutti. Bene, spero che questo video sia stato interessante per te e ti do appuntamento la prossima settimana, ma prima di farlo ti rinnovo l'invito a iscriverti al mio canale qualora non l'avessi ancora fatto e di cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, ti ringrazio, ciao!